Ciao a tutti gli amici di KS Intelab, oggi nuova recensione e siamo qui in compagnia di P145 di Yamaha. Con quest'ultimo modello, quindi Yamaha P145, si chiude praticamente tutto il cerchio della serie P di Yamaha. Abbiamo visto già sul canale, partendo dal modello più costoso, andando a ritroso, quindi siamo partiti da P525, PS500, P225 e per ultimo appunto parliamo oggi di P145. P145 è il modello più entry level della serie P, infatti è il modello chiaramente che presenta anche al suo interno meno funzioni, direi quasi l'essenziale per quanto riguarda un piano digitale, ed è anche il modello che ovviamente costa meno all'interno di tutta la gamma P di Yamaha. P145 praticamente è il pianoforte appunto più economico ed è il pianoforte che probabilmente è il più indicato a chi sta iniziando a muovere i primi passi per quanto riguarda il mondo del pianoforte, magari vuole un pianoforte digitale con un buon tasto e una buona pesatura per studiare a casa, per imparare, per esercitarsi, ma al tempo stesso può essere un qualcosa anche per chi magari è un utente un pochino più avanzato e ha poco spazio a disposizione. Anche questo è un modello che è stato rivisto perché come tutta la linea P di Yamaha ha avuto un'evoluzione, quindi da P515 siamo passati a P525, da P125 siamo passati a P225. Questo praticamente è l'evoluzione del vecchio P45 di Yamaha, che appunto adesso si chiama P145. Come gli altri modelli, anche questo è disponibile sia in versione bianca, oltre alla nera, che è quella che vedete in questo momento, e praticamente, dicevo, è un pianoforte essenziale. Essenziale perché? Perché ha il minimo indispensabile, quindi partiamo innanzitutto dal fatto che lo strumento è molto compatto, pesa poco, ingombra poco, ha la possibilità di installare anche un leggio che al momento non è montato. Sul pannello praticamente non c'è quasi nulla. Perché? Perché tutte le varie funzioni sono demandate ai tasti dello strumento, quindi le altre funzioni, quindi il cambio del suono, il metronomo, eccetera eccetera, quindi le altre funzioni che ci sono all'interno dello strumento possono essere attivate con una combinazione di tasti. Quindi qua sul pannello vediamo che c'è appunto il tasto per l'accensione e lo spegnimento, il volume, il tasto gran piano che se premuto e poi utilizzato insieme ad altri tasti, quindi tipo in questo caso per la selezione dei suoni, ci permette di appunto entrare nelle seconde funzioni. Lo strumento di per sé secondo me ha senso soprattutto per il suono di pianoforte. Suono di pianoforte che comunque si differenzia da quello del P225 perché in questo caso c'è un campione diciamo di vecchia generazione, tanto per dire, perché parliamo di un Yamaha CF3S, comunque era il modello praticamente di pianoforte acustico top, quindi di pianoforti acustici da concerto di Yamaha, precedente al CFX. Quindi se su P225, che è lo scalino subito sopra, abbiamo già un CFX, seppur con VRM, quindi Virtual Resonance Modeling Lite, quindi una versione ridotta della modellazione di risonanza delle corde, della cassa, della tavola armonica, comunque di tutto lo strumento,
Qui abbiamo una generazione precedente di suono di pianoforte. Suono di pianoforte che comunque è di tutto rispetto e che chiaramente potete sentire sia nella demo talking che in questa recensione. Quindi il suono chiaramente principale dello strumento ovviamente è il pianoforte acustico. Abbiamo comunque altri 10 suoni oltre a quello del pianoforte principale, perché questo strumento presenta 11 suoni totali contro ad esempio i 24 del P225, e abbiamo 2 pianoforti acustici, 2 pianoforti elettrici, 2 organi a canne, un clavicembalo, un suono di archi, abbiamo un altro suono che è un flauto, e per ultimo poi c'è una fisarmonica. Quindi c'è un po' di tutto, diciamo, proprio anche qui abbiamo l'essenziale, quindi sono comunque dei suoni principalmente di contorno, quindi se si vuole bene o male i suoni principali sono appunto i pianoforti. Uno è il CF3S, l'altro è un pianoforte un po' più squillante, quindi un pianoforte diciamo pop, che può comunque tornare utile magari in determinati contesti. Poi abbiamo i 2 pianoforti elettrici, dove uno è un Rhodes e l'altro è un pianoforte FM. Utili secondo me sono gli archi, che possono comunque servire per un tappeto, per accompagnare qualcosa. Un po' meno trovo utili gli altri suoni. Probabilmente a parte forse il suono di clavicembalo, se una persona magari sta studiando determinati pezzi di musica classica, allora vuole quel suono, allora per studiare ha senso. Probabilmente per il resto forse vengono un pochino meno utili. Per quanto riguarda lo strumento in sé, oltre appunto a questa selezione dei suoni, qua abbiamo la stessa cosa per quanto riguarda il metronomo, eccetera, eccetera. È presente all'interno dello strumento un sistema di speaker integrati, quindi è possibile utilizzarli o meno. La meccanica è la stessa, in questo caso identica, di P225, quindi è la Graded Hammer Compact, che è una variante della Graded Hammer Standard di Yamaha. Quindi questa versione ha permesso di mantenere un feeling similare a quello della generazione precedente, ma con un tasto e un ingombro più compatto, che ha appunto permesso di avere dei pianoforti più compatti, appunto meno profondi, e ridurre l'ingombro dello strumento in sé. Cambia però rispetto a P225, che ripeto è il modello che meno si discosta come prezzo e funzioni e dimensioni rispetto a questo, quindi potrebbe essere magari
anche un modo di confrontarli, no, perché spesso, ci si, trova tra, quale modello comprare. Quindi magari, dovete comprare il primo pianoforte da tenere in casa, magari un pianoforte da utilizzare ipoteticamente in un futuro, magari per qualche serata, e adesso valutiamo anche questa cosa. Quindi i 2 modelli chiaramente sono i 2, più vicini, perché, P525 è assolutamente fuori prezzo rispetto a questi, siamo attorno ai 1.700-2.000 euro, quindi siamo su una fascia decisamente diversa, e PS500 è un'altra cosa ancora. Quindi i due più vicini appunto sono questi due, P145 e P225. Cambia anche appunto la polifonia tra i due modelli, perché se su P225 abbiamo 192 note di polifonia, che è un bel numero di note di polifonia, su P145 ne abbiamo 64, quindi anche questo è un dato da tenere in considerazione. Altro dato da tenere in considerazione è il fatto che su P225, tra tutte le varie funzioni che ci sono, c'è una caratteristica hardware che questo strumento non ha, perché P225 strizza un po' di più l'occhio al collegamento magari a un impianto audio, e a un utilizzo probabilmente live, perché ha un'uscita left e right, con jack dedicati e separati da 6,3 mm, oltre all'uscita cuffia, sempre su P225 stiamo dicendo in questo momento. Poi c'è l'ingresso del pedale, abbiamo l'USB e l'alimentatore. Invece in questo caso non ci sono le uscite dedicate separate left e right per l'audio, c'è solo un'uscita singola stereo, che sarebbe quella delle cuffie, che può essere ovviamente utilizzata con, come ho fatto io per registrare la demo No Talking, con un cavo AY, tanto per dire, quindi con un jack 6.3 stereo che viene inserito nello strumento, nell'uscita cuffie, e poi viene diviso e entra nell'impianto, nella scheda audio, nel mixer, quello che vogliamo, con altri due jack mono da 6,3. Sicuramente è un qualcosa che si può fare, non è un problema insormontabile, è una cosa da tenere in considerazione. Se dovete utilizzare lo strumento spesso dal vivo, io vi consiglio di fare uno sforzo in più e andare su P225, per un discorso anche di comodità. Andate con due cavi jack singoli, entrate nello strumento, nell'uscita left e right, e andate al mixer, andate dove dovete collegarvi, schede audio, quello che è. Quindi il tasto è il medesimo, avete anche più polifonia, che può tornare utile, e, e poi dopo di per sé, cioè, io vedo quell'altro strumento come uno step un pochino più in alto. Quindi secondo me tra i due, se si può fare uno sforzo, è meglio il P225, ovviamente, perché ha qualche suono in più, ha qualche funzione in più, ha delle connessioni in più, e quindi probabilmente è più godibile nel lungo periodo. Quindi nel lungo periodo, quando si vuole fare qualcosa in più, o per l'utente che è un pochino più avanzato, quindi non alle primissime armi. P145, allora, per chi va bene? P145 io mi sento di consigliarlo assolutamente per chi vuole spendere il meno possibile e ha magari poche risorse, o comunque vuole fare un investimento non esagerato, perché ha magari dei figli, o sta iniziando lui stesso o lei stessa a suonare il pianoforte, e vuole uno strumento con un buon tasto e che gli permetta o le permetta di muovere i primi passi sullo strumento, quindi diciamo con un esborso il più basso possibile, per avere uno strumento poco ingombrante, poco impegnativo a livello economico, ma che mi permetta appunto di studiare e di esercitarmi e di imparare. Poi nessuno mi impedisce un domani di fare un upgrade dello strumento e passare a uno di fascia più alta, passare al P225, che può avere un senso, anche se, ripeto, gli strumenti sono più vicini come tipologia. Potrebbe avere un bel senso e essere un bel upgrade passare da questo a un P225. Lì il salto è notevole.
P145 è uno strumento interessante, soprattutto è uno strumento che, come per la generazione precedente, ha un ruolo specifico e ben mirato all'interno della fascia di mercato. Non è una fascia di mercato inutile, anzi, forse probabilmente è la fetta di mercato più importante, perché P145 è uno strumento dove tutto inizia, quindi questo strumento ha il compito di tenere per mano, accompagnare il musicista che ha le prime armi o comunque che vuole uno strumento essenziale e far sì che quello che sta cercando, il percorso didattico comunque, possano proseguire nel modo corretto. Quindi assolutamente, se andate a una scuola di musica, studiate pianoforte, volete imparare pianoforte, muovete i primi passi con il pianoforte, volete un tasto pesato, questo è uno strumento che assolutamente vi consiglio di andare a provare. Provatelo bene, soprattutto per il suono di pianoforte, e poi ripeto, se c'è anche un P225 fate magari il confronto tra i due pianoforti, perché può piacervi magari più uno, può piacervi di più l'altro, perché a prescindere dal discorso delle caratteristiche tecniche, il suono di pianoforte è molto personale. Quindi spero che questo video vi sia stato utile. Quindi abbiamo visto anche l'ultimo modello P145 di Yamaha, abbiamo visto tutti i modelli, trovate sul canale tutte le demo, talking e tutte le recensioni degli altri 3 modelli appunto della serie P. Io ringrazio ancora una volta Danilo e Yamaha Music Europe per avermi prestato questo strumento e per avermi potuto portare appunto sul canale anche quest'ultima demo talking e questa recensione. Ringrazio Danilo, ringrazio Yamaha, noi ci vediamo alla prossima recensione sempre su DKS Intelab. Ciao, alla prossima!